Ciao, io sono Anna, sono un pochino in ritardo, ma oggi vorrei sfogliare il numero di dicembre di Burda. Vediamo cosa c'è dentro. Il primo modello di questo numero è una pochette, una mini bag in pelle con la zip e qui ci sono le istruzioni. Abbiamo dei pantaloni a sigaretta piuttosto semplici con un motivo sul cinturino, ci sono delle specie di pattine e poi una giacca con un finto collo a scialle, qui realizzata in tessuto in paillette. Qui abbiamo due gonne, una diciamo taglie normali da donna e una in taglie da bambina. Sono una gonna a ruota e una gonna svasata. Sempre da bambina anche un modello di crop top con la chiusura dietro con un fiocchetto. Poi abbiamo due bluse, questa qui è in jersey con una cintura, ha una specie di piega centrale e lo scollo a V. Questa anche lei ha lo scollo a V e una piega centrale, ha un carré e di questa c'è la scuola di cucito, quindi le spiegazioni passo a passo, e entrambe sono difficoltà 2 su 4. Poi abbiamo un abito in tulle ricamato, il modello sembra abbastanza semplice anche se è segnalata una difficoltà di 3 su 4. Credo sia più che altro per il tessuto ricamato che è un po' più difficile da lavorare. Poi abbiamo un cappottino da bambina molto carino con la manica raglan e un collo un pochino a cratere con delle pieghe e le tasche rotonde, molto bello e anche molto bello il tessuto. Qui invece è un abito da donna che a me non piace affatto, ha questo incrocio sul corpino che almeno sulla modella siede sopra la linea del seno, mentre sul disegno tecnico sembra che debba arrivare al seno. In ogni caso non mi piace. Qui c'è un altro abito, un tubino, in realtà è più un abito a sacchetto con una balza in fondo. Questo non mi piace, questo scollo a V così a punta con le bretelle molto larghe, non mi piace. Mi piace invece molto questo cappotto, anche se non come è presentato qui con la cintura. E poi abbiamo una casacca da bimba, super easy questa. Qui c'è la scuola di cucito per la blusa con piega centrale. Poi abbiamo un abito con fascia in vita, cioè questo pannello drappeggiato sui fianchi che a me non piace per nulla, perché i fianchi sono una zona dove io non voglio assolutamente aggiungere volume. Una shirt in due tessuti, non mi fa impazzire questo taglio asimmetrico ed è un cartamodello che mi sembra di aver visto 100 volte. Questa camicetta in teoria mi piace perché ha un collettino piccolo e delicato, ha delle pieghine, ha un fiocchetto, ma l'effetto d'insieme non mi convince, mi sa un po' di vecchio. Invece mi piace questa giacchina in bouclé, un po' stile Chanel, senza collo. Ha un fianchetto e una pince, quindi sciancrata in vita. È carina, non è un capo che io porto molto spesso nella vita quotidiana, ma mi piace. Qui abbiamo una gonna sormontata, asimmetrica, carina, e qui una giacca trapezio che è una via di mezzo tra una giacca e una mantella. Mi piace l'effetto perché è un modello ampio con delle belle maniche a campana, ma mi chiedo quanto sia pratico nella vita di tutti i giorni e quanto tenga caldo. Qui c'è di nuovo l'abito con balza di prima e qui una blusa con colla cascata. In pratica ha una sciarpa drappeggiata sullo scollo che ricade sul dietro. Dalle foto non si vede per niente bene e bisogna guardare il disegno tecnico e le istruzioni per questo modello.
Qui abbiamo il modello vintage, un abito del 1955. Mi piace molto, anche se non sono del tutto convinta di questa manica a kimono, però mi piace molto e sono contenta che continuino ad includere dei modelli vintage. Qui c'è di nuovo la blusa che abbiamo visto all'inizio, in jersey, la vediamo con la cintura in un bel colore azzurro. Di nuovo l'abito con fascia e il cappotto mantella in un tessuto a quadretti molto carino e molto d'effetto. Poi felpa da uomo, di questa c'è anche la scuola di cucito, e il cappotto di cui parlavo prima. Mi piace molto, fatto a uovo, un po' più stretto sulle ginocchia con la spalla scesa. Mi piace, è un tessuto che mi piacerebbe utilizzare per farlo. Di nuovo i pantaloni a sigaretta che abbiamo visto all'inizio e la gonna sormontata. Qui la felpa da bimbo, modello abbastanza simile a quello da uomo, la scuola di cucito per la felpa da uomo. Poi abbiamo il modello di una tuta in velluto che mi piace molto. Mi piacerebbe vederlo addosso alla modella in piedi, visto che di solito il cavallo è una zona un po' problematica delle tute. Si tratta di un modello del marchio tedesco De Pure. Infine abbiamo i modelli per le taglie più. Il primo è questa camicetta enorme che sembra una tenda. A me non piace per nulla. Anche quest'abito di nuovo a sacchetto con delle specie di balze, non mi piace, per i miei gusti è veramente troppo dritto, sembra un sacco. È un pochino meglio nella versione casacca, ma il discorso è lo stesso. E non mi piace nemmeno questa mantella, anche perché si tratta di praticamente due rettangoli cuciti insieme e per un giornale di cartamodelli lo trovo un po' deludente. Inoltre non mi piace l'effetto indossato. Qui la camicia a tendone, trovo che infilata nella gonna non aiuti. Una giacca masterpiece, quindi un capo complicato, ha delle pieghe sul davanti che sono belle, ma come si vede dalla foto tendono ad aprirsi una volta indossata e quindi mi chiedo se siano un'idea così furba. E poi dei pantaloni di linea morbida e scivolata, hanno un elastico inserito nel cinturino dietro. Questi mi piacciono, anche se purtroppo con la modella seduta non si vedono benissimo. Per finire il tutorial per fare questo organizer, un tutorial che spiega come fare la chiusura con asole in tessuto, che è interessante anche se non sbaglio non fa riferimento a nessuno dei modelli in questo numero, quindi è un pochino a random. E le anteprime di gennaio. Quindi questo è tutto, non è un numero che mi ha entusiasmato, come avrete capito. Speriamo che il numero di gennaio sia meglio e ci vediamo.